Focaccia istantanea velocissima in padella. Croccante. Iniziamo. 300 g di farina 0 oppure 00 o tipo 1. Lievito istantaneo per torte salate, quindi non necessita di lievitazione. 10 g sale, circa 5 g, acqua, circa 165 ml, olio, circa 2 cucchiai. e impastiamo a mano. Praticamente l'impasto è già pronto. È un impasto morbido ed elastico, come vedi, e non appiccicoso. Lasciamo riposare, rilassare per una decina di minuti, non di più. A dopo. E ci siamo. La stendo. Il riposo è servito poi per renderla più elastica, in modo che possiamo stenderla più facilmente. Ok, più o meno questo spessore, un dito. Passiamo ai fornelli. Prendo una padella antiaderente con il fondo spesso, vi raccomando, perché deve cuocere bene piano piano senza bruciare subito sotto. Olio, passo la carta così rimarrà unto ma non eccessivamente, ed ora che è ben calda aggiungo la focaccia. Fuoco medio-basso, copro e lascio andare per 5 minuti, controllate sempre di sotto. Appena vediamo che sopra è rappresa, possiamo girarla e se sotto naturalmente è colorata. Un filo d'olio anche sopra e sui bordi e lasciamo cuocere finché diventa dorata anche dall'altra parte, ben colorata. Io la farcisco fredda, quindi la divido a metà e la farcisco con pomodori, lattuga. Questa è una lattuga tipo lollo, carina da vedere, in 2 colori. Taglio i pomodori a fette. Questi sono i primi pomodori del nostro orto, quindi cominciamo con la conserva tra poco. Se ti interessa sapere come fare per conservare i pomodori per l'inverno, basta che me lo scrivi nei commenti, così io vedrò di fare un video in merito. Intanto la focaccia è pronta. Mi raccomando, fiamma o in questo caso induzione al minimo. Se proprio occorre, alzate un po' in fiamma media, però controllate sempre, vi raccomando. Sale sui pomodori e origano. Un filo d'olio e li mettiamo da parte. Prendo la focaccia, la metto su carta forno, così essendo calda sul legno prende un po' l'odore del legno, non va bene, quindi è meglio mettere sempre una carta forno fra il tagliere e la pietanza calda. Divido a metà, ancora è bollentissima, sarebbe meglio farla raffreddare un pochino prima di tagliarla. Già, buona, buonissima, buona. Non c'è focaccia fredda senza la maionese. Se non ami la maionese puoi sostituirla con del formaggio spalmabile o dello stracchino.
lattuga, pomodori, così mangiamo anche un bel po' di verdura, e una fonte proteica, mettiamo la mozzarella, ma va benissimo anche tonno o prosciutto cotto, scegli tu. Ancora un po' di olio e copriamo. Come ti dicevo, questa è un'idea di farcia, ma puoi farcirla in 1000 modi diversi. Veloce, senza tempi di lievitazione, senza forno, quindi nessuna scusa, la dovete fare. Croccante. Ottima per una cena veloce, in giardino o dove vuoi, con una bella birra ghiacciata e la cena è pronta e fatta. È buonissima. Fidatevi, buona buona. Rifatelo e voglio saperlo. Cosa ne pensate? Non sembra una focaccia istantanea assolutamente, né nel gusto né nell'aspetto, quindi rifatela. Alla prossima. Ciao ciao. Io mangio. La mia non è arrivata in giardino comunque, è finita prima.